Nel video di oggi parleremo di Lucrezia Borgia, una delle figure femminili più controverse e affascinanti del Rinascimento italiano, protagonista di una leggenda nera che ha tramandato di lei un'immagine che forse si discosta un po' troppo dalla realtà. Con questo video cercheremo di fare chiarezza e riassumere il groviglio di intrighi politici e presunti incesti che aleggia attorno a questo personaggio storico, uno dei più calunniati su cui ci sarebbe tanto da dire. Viene descritta da molti come una donna bella, perversa e corrotta, e da altri viene considerata semplicemente vittima delle ambizioni della sua famiglia, una pedina da muovere con lo scopo di ottenere potere e nuove ricchezze. Ma chi era davvero? Lucrezia nacque a Subiaco il 18 aprile 1480, dalla relazione illegittima tra il cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, arcivescovo di Valencia, e una cortigiana mantovana, Vannozza Cattanea, da molti anni amante di Rodrigo. Dalla donna ebbe altri 3 figli, maschi, Cesare, Giovanni e Goffredo. Quando Lucrezia venne alla luce, i Borgia, che avevano origini spagnole, erano messi in vista come una delle più importanti famiglie nobili italiane. La famiglia poteva vantare al proprio interno l'elezione di un papa, Callistro III, nel 1455. E l'obiettivo di Rodrigo era quello di portare nuovamente se stesso e Borgia sullo scranno papale. Almeno fino al 1492 la reale paternità dei 4 figli venne mantenuta segreta dallo stesso Rodrigo Borgia, ben consapevole che la rivelazione avrebbe danneggiato la propria carriera ecclesiastica. Rodrigo, pur riconoscendoli segretamente al momento della loro nascita, nascose bene inizialmente la loro esistenza, tanto che c'era chi parlava di Cesare e Giovanni come fossero nipoti del cardinale. Nel frattempo l'infanzia di Lucrezia si svolse a Roma, venendo affidata alle cure della madre, con la quale, a differenza del padre, ebbe sempre un rapporto distaccato, e di una cugina paterna, Adriana de Mila. Ricevette un'istruzione completa, imparò le lingue, la poesia, la retorica, musica, danza, disegno e ricamo. All'età di 11 anni Lucrezia venne promessa in moglie 2 volte a pretendenti spagnoli, ma i fidanzamenti vennero poi annullati. Proprio nell'agosto del 1492 Rodrigo Borgia coronò le sue ambizioni e venne eletto papa col nome di Alessandro VI. Con l'inizio del papato di Rodrigo, per i Borgia iniziò una rapida ascesa politica. Divenuto papa, i piani matrimoniali riguardanti Lucrezia subirono un profondo mutamento. Rodrigo sentiva di poter mirare ben più in alto di semplici nobili spagnoli. Fu il cardinale Ascanio Sforza a proporre al papa il nome di suo nipote, Giovanni Sforza, il 27enne signore di Pesaro, nipote di Ludovico il Moro. Grazie a queste nozze, Rodrigo avrebbe stipulato un'alleanza con la potente famiglia Sforza, garantendosi un importante appoggio militare e politico nell'imminente invasione francese di Carlo VIII. Il 2 giugno 1493, quando il conte di Pesaro arrivò a Roma, i 2 sposi si incontrarono per la prima volta e il 12 giugno vennero celebrate le nozze religiose nell'appartamento Borgia. Dopo una festosa cena, Lucrezia non venne condotta al talamo nuziale, come era consuetudine, perché il papa non volle che il matrimonio venisse consumato prima di 5 mesi, probabilmente per avere la possibilità di annullarlo in caso di un cambiamento dei suoi obiettivi politici. Essere una donna sposata le aveva assegnato un'importanza maggiore. Iniziò a ricevere omaggi, riverenze e suppliche di intercessioni presso il Papa, e pur essendo giovane, dimostrava già palesemente una notevole maturità. Nel frattempo, gli equilibri politici mutavano rapidamente. Nel 1494, il re di Francia, Carlo VIII, decise di invadere la penisola per conquistare il regno di Napoli, su cui vantava diritti ereditari. Ludovico il Moro concesse il suo appoggio al re e le cose peggiorarono con la nuova alleanza tra il Papa Rodrigo e il re di Napoli, Alfonso II, raggiunta grazie al matrimonio tra i rispettivi figli, Goffredo Borgia e Sancha d'Aragona. In questa particolare circostanza, la posizione di Giovanni Sforza si fece sempre più ambigua. Sembrava fare il doppio gioco e si rivelò uno sposo politicamente inutile e deludente per i Borgia, che nel frattempo nutrivano il desiderio di una nuova alleanza politica più vantaggiosa. I rapporti fra Giovanni e il Papa erano estremamente tesi e così Rodrigo si impegnò a far annullare il matrimonio, che infatti durò solo 4 anni.
Per far questo il Papa affermò che Giovanni fosse impotente e che quindi non aveva consumato le nozze. In questo modo si avviò il processo per annullamento. Il Papa fece scrivere a Lucrezia una dichiarazione in cui dichiarava che mai ci fu congiunzione carnale con il marito. Dietro consiglio di Ludovico il Moro e del cardinale Ascanio, non avendo scelta, il conte firmò davanti a dei testimoni sia il documento di nullità, sia una confessione di impotenza. In seguito però negò tali affermazioni e per vendicarsi diffuse insinuazioni su presunti rapporti carnali tra Lucrezia e suo padre. Proprio da queste affermazioni nacque una delle più radicate credenze su Lucrezia Borgia, quella dell'incesto. Gli storici filoborgiani hanno etichettato le parole del conte di Pesaro come semplici calunnie, lanciate durante uno scatto d'ira. D'altra parte, è stato supposto che Giovanni Sforza possa aver scambiato per amore incestuoso le attenzioni calorose del Papa per la figlia. Rodrigo Borgia, infatti, possedeva un'indole carnale e istintiva, ed era solito manifestare il suo affetto verso i figli e in particolare verso Lucrezia con eccessivo trasporto. Le nozze vennero annullate il 18 novembre 1497 dal tribunale canonico, che dichiarò Lucrezia illibata, senza neppure essere controllata dalle matrone. La sua reputazione ne uscì però fortemente compromessa, a causa dello scandalo e dei numerosi pettegolezzi che da quel momento circolarono intorno alla sua verginità. In pochi credevano all'impotenza del conte di Pesaro e all'idea che lei fosse vergine. Lucrezia nel frattempo si rifugiò nel convento di San Sisto, a lei caro fin dall'infanzia, ed è in questo convento che dopo una settimana dal suo arrivo ricevette la notizia della morte di suo fratello Giovanni, ucciso in una notte di giugno 1497 e poi ritrovato dopo qualche giorno nel Tevere. In convento ricevette le visite di Pedro Calderón, conosciuto come Perotto, messaggero del Papa che faceva da intermediario tra lei e il pontefice. Ad alimentare il clima di sospetto nei confronti della casata dei Borgia e di Lucrezia fu il ritrovamento nel febbraio del 1498 del cadavere di Pedro nel Tevere, insieme a quello di Pantasilea, dama di Lucrezia. I sospetti si concentrarono in particolare sul fratello Cesare, indicato da molti come mandante dell'omicidio. Tra i cronisti dell'epoca c'è chi sosteneva che Cesare avesse ucciso Perotto per tenere segreta la presunta relazione tra lui e la sorella, e chi invece affermava che si fosse infuriato perché Lucrezia rimase incinta, proprio quando si stavano svolgendo le trattative per un secondo matrimonio. Altri ancora sostenevano che la sua morte non c'entrasse nulla coi Borgia. Il quadro dell'omicidio non sarà mai chiarito fino in fondo, ma ancora una volta la reputazione di Lucrezia ne uscì danneggiata. Anche perché proprio nel 1498 nacque un bambino, Giovanni Borgia, conosciuto come Infante Romano, la cui paternità e maternità sono da sempre un mistero irrisolto. Secondo i documenti ufficiali sarebbe figlio di Papa Alessandro VI e una donna sconosciuta. Il bambino fu però legittimato nel 1501, quando aveva 3 anni, con 2 bolle papali. Nella prima viene indicato come figlio di Cesare, nella seconda di Alessandro VI. L'ipotesi di alcuni è che fosse proprio il figlio di Lucrezia e Pedro e che il Papa lo avrebbe riconosciuto come figlio solo per salvaguardare la reputazione di Lucrezia, ma per molta gente comune era il frutto dell'incesto tra padre e figlia o tra fratello e sorella. Riguardo all'incesto con i fratelli furono tante le insinuazioni maligne. Il rapporto che legava i fratelli Borgia era molto stretto, in particolare Lucrezia si legò con maggiore intimità a Cesare e tra di loro esisteva un sentimento di reciproco amore e fedeltà. Una biografa inglese di Lucrezia, Sarah Bradford, scrisse: che avessero commesso incesto o no, senza dubbio Cesare e Lucrezia si amavano più di quanto amassero chiunque altro e mantennero la reciproca fedeltà fino alla fine. Dopo alcune trattative, il 21 luglio 1498, sempre per volere del padre, Lucrezia sposò Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie e figlio naturale di Alfonso II, re di Napoli, per il quale sembrava nutrire un sentimento sincero. Per alcuni mesi la vita di Lucrezia sembrò scorrere serena, tanto che presto rimase incinta del primo figlio e nell'ottobre del 1499 diede alla luce il suo primo figlio legittimo, Rodrigo. Ma fu solo un periodo di quiete prima della nuova tempesta, poiché intanto Cesare Borgia veniva nominato da Luigi XII, re di Francia,
duca di Valentino. Infatti, il soprannome di Cesare fu poi il Valentino. Cesare sposò la duchessa francese Charlotte d'Albret e il matrimonio fu combinato proprio con lo scopo di rafforzare l'alleanza di Cesare con la Francia. Rodrigo Borgia decise di propendere per l'alleanza con la Francia e a farne le spese fu proprio il marito di Lucrezia, Alfonso d'Aragona. Cesare si impegnò ad aiutare il re a riconquistare il regno di Napoli in cambio di aiuti militari ed economici per la conquista da parte sua della Romagna. In una notte di luglio del 1500 Alfonso venne aggredito da uomini armati di Cesare e nonostante avesse provato a difendersi fu ferito gravemente. Soccorso da alcune guardie, nei giorni seguenti fu accudito da Lucrezia e dalla sorella. Ad agosto, quando ormai il giovane era fuori pericolo, Lucrezia e la cognata vennero allontanate dalla stanza con l'inganno e durante la loro assenza, Alfonso fu strangolato dal sicario personale di Cesare, Michelotto Corella. L'episodio venne insabbiato, sotto il falso pretesto di legittima difesa. Cesare si giustificò dicendo che il cognato aveva tentato di ucciderlo. Il Papa sembrò accettare la spiegazione. Lucrezia no, era disperata e furiosa, sia col fratello che col padre. In quel periodo fu colta da febbre alta e deliri, lagnandosi di continuo per il torto subito, tanto che il padre cominciò a trattarla freddamente. Trascorse il periodo di lutto a Nepi per qualche mese. Tornata a Roma, rifiutò la proposta di matrimonio del duca di Gravina e quando il Papa chiese il motivo, lei rispose a gran voce: «Perché i miei mariti sono malcapitati». In seguito cominciarono le trattative per il matrimonio con Alfonso d'Este, figlio di Ercole, duca di Ferrara, allo scopo di rafforzare il potere di Cesare in Romagna. A causa della losca fama di Lucrezia, Alfonso non era entusiasta all'idea del matrimonio. A convincere gli Estensi contribuirono sia la raccomandazione del re di Francia, sotto pressione del Papa, sia la cospicua dote della ragazza. Durante le trattative, per dimostrare quanto Lucrezia fosse capace di grandi responsabilità e una degna duchessa d'Este, il Papa le affidò all'amministrazione del Vaticano, mentre lui si recava a Sermoneta. E nel 1501, come un docile strumento nelle mani del padre, Lucrezia sposò Alfonso. All'inizio del 1502 partì per Ferrara ed entrò ufficialmente a far parte di una delle casate più antiche d'Italia, gli Estensi, e probabilmente cambiare aria era proprio ciò che ci voleva. Sebbene all'inizio Lucrezia Borgia non venne ben vista dagli Estensi, sia per la fine violenta delle sue precedenti nozze e per tutte le altre voci sul suo conto e sulla sua famiglia, col tempo fece dimenticare il suo passato burrascoso grazie alla sua bellezza e alla sua intelligenza. Si fece ben volere sia dalla nuova famiglia, sia dalla popolazione ferrarese. Acquistò anche la fama di abile politica, tanto che il marito arrivò ad affidarle la conduzione politica e amministrativa del ducato quando doveva assentarsi da Ferrara e raccolse attorno a sé intellettuali tra i più famosi del tempo. Ebbe modo di intrecciare rapporti con letterati quali Tito Vespasiano Strozzi, Pietro Bembo e Ludovico Ariosto. Lucrezia in seguito ricevette la notizia della morte del padre, avvenuta il 18 agosto 1503. Nonostante i precedenti screzi, Lucrezia ne rimase molto addolorata e visse un periodo di lutto. Dopo il breve pontificato di Pio III, venne eletto al soglio papale Giulio II, nemico dichiarato dei Borgia, che intimò a Cesare Borgia di restituire tutte le conquiste in Romagna. Cesare rifiutò e questo provocò la reazione di Venezia, che entrò in azione a favore del Papa. Attraverso un piccolo esercito di mercenari, Lucrezia difese il ducato di Romagna del fratello e i veneziani furono sconfitti. Giulio II si lamentò del comportamento di Lucrezia con il duca Ercole, che, pur dichiarandosi estraneo alla faccenda, sostenne la nuora in segreto, poiché era più conveniente per Ferrara che la Romagna rimanesse dominata da diversi piccoli signori piuttosto che dal pontefice o dalla Repubblica di Venezia. Cesare, tuttavia, venne catturato e dopo una breve fuga fu imprigionato in Spagna. Ercole d'Este morì il 25 gennaio 1505 e il giorno dopo Alfonso fu incoronato duca. Divenuta duchessa, Lucrezia tentò più volte di dare un erede alla famiglia d'Este. Molte gravidanze però non andarono bene e questo la rattristò molto. Fu solo nel 1508 che nacque Ercole, un bimbo sano e forte.
Negli anni seguenti nacquero Ippolito, Eleonora, Francesco e Isabella Maria. Oltre a Lucrezia, alla corte estense spiccava la presenza della cognata Isabella d'Este, culturalmente impegnata nel patrocinio delle arti. I rapporti tra le due donne non furono però particolarmente sereni e diedero vita ad un'accesa rivalità, motivata dal voler primeggiare l'una sull'altra. Tutti i momenti bui che Lucrezia visse, dovuti alle gravidanze interrotte e alla prigionia del fratello, furono alleggeriti dall'amicizia che strinse con il cognato, Francesco Gonzaga, marito di Isabella, che portò a una loro corrispondenza stretta e segreta. Nonostante le divergenze, Lucrezia cercò sempre di aiutare il fratello, con suppliche e richieste di grazia. Ma nel 1507 giunse la notizia della sua morte, che le fece versare sincere lacrime di dolore. Negli anni seguenti, il quadro politico della penisola italiana rimase profondamente instabile e conflittuale. I tanti stravolgimenti politici e le vicende private avevano probabilmente turbato l'animo di Lucrezia, che negli ultimi anni della sua vita ebbe un'autentica svolta spirituale. Lucrezia, infatti, abbandonò i ricchi abiti rinascimentali e si iscrisse al Terzo Ordine francescano, iniziando a indossare il cilicio come forma di penitenza. Si legò ai seguaci di San Bernardino da Siena e di Santa Caterina e diede soccorso ai poveri. Ma anche in questo caso si parlò a sproposito di Lucrezia, come di un diavolo di donna che cercò di diventare santa. Le numerose gravidanze indebolirono il fisico di Lucrezia. L'ultima di queste, che aveva portato al mondo Isabella Maria, la fece ammalare di febbre puerperale e il 24 giugno 1519 morì, all'età di 39 anni. Poco prima di morire esclamò: «Sono di Dio, per sempre». La figura di Lucrezia ha assunto diversi colori nel corso dei periodi storici. Per una certa storiografia, soprattutto ottocentesca, i Borgia hanno finito per incarnare il simbolo della spietata politica machiavellica e della corruzione sessuale attribuita ai papi rinascimentali. Altra accusa riguardante Lucrezia e in generale la sua famiglia è l'uso di un veleno micidiale chiamato cantarella, con il quale i Borgia avrebbero eliminato i propri nemici, versandolo nelle bevande o sul cibo. Lucrezia venne associata all'uso di questo veleno dopo la messa in scena della tragedia ottocentesca di Victor Hugo, che la vede protagonista, e che la descrive come una donna diabolica, bella ma spietata, alimentando la leggenda nera che l'ha vista coinvolta in una vita lussuriosa, dedita a intrighi, incesti, orge e omicidi. Ma è stata davvero così? A voi i commenti.